Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Per caso mi è apparso su Disney Plus il film Chevalier, che racconta la vita del compositore Joseph Boulange, Chevalier de Saint-Georges. Mi è stato consigliato perché avevo guardato altri film in costume. Vi consiglio assolutamente questo film perché questa storia è perfetta per chi segue questo canale che vuole ricordare compositori, cantanti e musicisti meritevoli che sono stati ingiustamente dimenticati. Joseph Boulange Chevalier de Saint-Georges fu compositore, violinista e fiorettista. Fu uno dei migliori fiorettisti di Francia. Fu un importante protagonista della musica parigina nella seconda metà del XVIII secolo. La data di nascita è incerta, ma per i compositori dell'epoca è comune non avere date certe di nascita. L'unico certificato abbastanza attendibile era il registro del battesimo, se questo poi veniva effettuato. Poi in alcuni casi, quando si parlava di enfant prodige, erano i stessi genitori ad abbassare l'età dei bambini perché questi potessero essere ancora più enfant prodige. Anche le sue origini non sono certe. Fu figlio illegittimo di un nobile che concepì un figlio con una schiava. Fu soprannominato il Mozart nero, anche se era di carnagione mulatta. Fu tra i primi compositori di origine africana a lavorare nell'ambito della musica classica europea. Fu un virtuoso del violino e compositore, suonò anche a corte con la regina Maria Antonietta, che era una discreta clavicembalista. Come ricordato in molti video, lo studio della musica era parte di quella che oggi potremmo considerare cultura generale, quindi molti nobili sapevano suonare. Nel 1771 fu nominato maestro del Concert des Amateurs e più tardi direttore della Reale Opera di Luigi XVI. Fu anche molto attivo politicamente, purtroppo morì in solitudine e povertà. Chevalier è un film del 2022 che racconta una parte della biografia di Joseph Boulange, Chevalier de Saint-Georges. La musica di questo compositore diventa il canovaccio di una storia che si muove fra musica, biografia del compositore, una storia d'amore, la politica, la rivoluzione francese, le difficoltà enormi per una persona di colore in Europa in quel periodo. La pellicola è molto interessante perché racconta, concedetemi l'espressione, un dio minore. Abbiamo i grandi della musica che continuano ad essere oggetto di studi, approfondimenti, ma dimentichiamo tutti gli altri. Spesso sono stati dimenticati compositori meritevoli. Certo, ricercare materiale e studiare la produzione di un compositore dimenticato è molto più faticoso e costoso di uno famoso. Confesso di non aver mai sentito parlare del compositore Joseph Boulange Chevalier de Saint-Georges ed è strano considerando che in vita veniva chiamato il Mozart nero, quindi la sua fama doveva essere grande. Tutto il film è pervaso da una volontà di riscatto, dove il compositore vuole diventare il migliore per poter così essere accettato in una società che non lo accetta per il suo aspetto e le sue origini. Secondo me è una tematica attualissima nell'ambiente musicale che oggi non è legata all'aspetto fisico, forse, ma alla classe sociale di appartenenza sicuramente. Questo è un film per chi ama i film storici in costume. Il film si apre con un duello con Mozart. Durante un concerto Chevalier sfida Mozart nell'esecuzione come solisti al violino. Il brano è il concerto per violino numero 5 di Mozart. Le sfide all'epoca erano, non voglio dire comuni, ma assolutamente accettate, dove due interpreti si sfidavano in bravura e virtuosismo, ovviamente nelle cadenze.
Un grande inizio che vede la vittoria di Chevalier su Mozart, che ovviamente reagisce con una parolaccia. Filo conduttore del film è la musica di Joseph Boulange e in particolare la sua Ernestine. Ma gli autori della colonna sonora hanno fatto un ottimo lavoro per collegare quello stile con tutta la musica che sottolinea e accompagna l'intero film. Per esempio, alla fine della pellicola, molto interessante e suggestivo, il momento finale di un concerto dove Joseph sta suonando. Ci viene presentato un tema musicale degli schiavi di Guadalupe che cresce diventando rivoluzione. Tutto il cast è ben calibrato e anche i ruoli secondari risultano interessanti e ben caratterizzati. Molto bella la figura della madre che da schiava arriva in Francia da persona libera e deve ricostruire tutto, se stessa, ora libera, il rapporto con il figlio ritrovato dopo anni di silenzio, la sua vita in una società che non le appartiene. Ovviamente, parlando di ambito di opera, si contrappongano nettamente due cantanti, la celebre cantante potente e arrogante che decreterà la fine di Joseph, che si contrappone totalmente alla giovane cantante dalla figura fragile, delicata e sognatrice che farà sognare anche il protagonista. Joseph è interpretato da Calvin Harrison Jr., che secondo me è molto bravo. È difficile interpretare un artista come un musicista, in questo caso un violinista, che deve ingannare lo spettatore facendo credere a questo di essere un virtuoso. Prima di salutarvi vi lascio con una curiosità. Per chi volesse approfondire è disponibile il libro Il Mozart nero, l'incredibile storia del Chevalier de Saint-Georges, spadaccino, violinista, compositore e colonnello nella Francia del Settecento, di Luca Quinti, pubblicato dalla casa editrice Diastema, è stato pubblicato nel 2019. Diastema, importante casa editrice. Mi riprometto di leggere questo libro. Secondo me sarebbe molto interessante sapere che cosa ne pensa Luca Quinti del film, visto che lui è un esperto. Quindi vi consiglio assolutamente questo film, lo consiglio anche perché quando si studia si vedono sempre gli stessi film che parlano di musica o di alcuni compositori molto famosi. Questa è l'occasione per conoscere qualcuno che è stato dimenticato. Come sempre vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!